Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone o ascendente Leone, o per i più esperti anche Luna e Venere nel Leone. Andiamo a vedere come sarà l'amore per te nei prossimi 5-7 giorni, quindi è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere cosa accadrà in questi giorni e vi consiglio sempre, ragazze mie e ragazzi, di guardare il vostro oroscopo che è uscito per il mese corrente, affinché voi possiate realizzare tutti gli obiettivi della vostra vita grazie all'ausilio della pratica spirituale, la magia e la consapevolezza. Allora, mettiamo una carta guida, Leone, per te, per i prossimi 5-7 giorni. Sette di bastoni, vedo un po' guerra qui, vedo un po' di lotte, vedo un po' di difese alte, di lotte, di tensioni. Ci sono un po' di tensioni, forse ci sono dei limiti con qualcuno, stai mettendo dei limiti o ti senti un po', metti un po' le distanze dall'amore o da qualcuno. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo un po'. Allora, Leone, amore, allora, Leone, asso di bastoni e regina di denari. Qua una scintilla c'è, un asso di bastoni c'è, un'opportunità c'è. Regina di denari, però ti vedo più concentrata nel tuo amor proprio o concentrato nel tuo amor proprio, seppur una scintilla c'è. Una sorpresa, qualcosa. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo regina di denari, paggio di bastoni, regina di bastoni, 10 di bastoni. Guarda, un'opportunità c'è qua, la vedo. Forse parliamo di... forse ci sono due persone. Ci sono due persone qua. C'è una situazione che ti ha stancato. Una situazione che ti ha stancato, forse ti sei portata delle responsabilità anche non tue, ci sono delle situazioni che ti hanno un po' stancato ed è come se riversassi adesso questa energia di voglia, di conoscenza sul tuo amor proprio e sulle tue cose personali. Se c'è qualcuno che bussa alla tua porta, qua ti vedo molto prenderti cura di te, prenderti le cose con calma. Vediamo cosa ci racconta la stesa. Energia attuale, Leone, amore. Qua ti vedo come regina di coppe, anche se sei uomo, La regina di coppe mi parla di colei che sta aspettando, attende con pazienza. Vediamo il positivo. Ah, io ti dico una cosa, che al tuo positivo c'è un 3 di spade. Sai che significa questo? Che tu guarisci del tutto da una chiusura o da un dolore. Del tutto. Hai imparato a pacificare le tue emozioni, a lasciarti fluire agli eventi più che controllarli. Vediamo, il blocco qual è? L'8 di coppe il blocco. C'è un po' di fatica a lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto, no? Perché c'è un dolore, c'è un po' di fatica a lasciarsi andare. Però lo vediamo nel corso della lettura. Vediamo passato, il Papa, 4 di bastoni. Molti di voi hanno avuto una relazione importante. Qua nel passato vedo una relazione importante, stabilità. Molti di voi stanno pensando di lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto, stanno attendendo. Perché qua vedo stabilità e responsabilità, avete avuto un momento di responsabilità nel passato per la vostra stabilità personale, per la casa, per i valori.
Vediamo che succede nei prossimi giorni. Amore, leone. Eccolo, 7 di bastoni, 7 di bastoni, vedi? Si può fare una certa fatica a lasciare il conosciuto, seppur non ci fa stare più bene. Vedo dei limiti, nonostante delle paure. Ci sono delle cose non dette a cui tu non tergiversi più. Guarda, 6 di spade. Fai fatica ad allontanarti da una situazione, ma io vedo che in questi prossimi giorni ti allontanerai da una situazione perché ci sono delle cose celate, non dette, dei segreti o qualcosa che non ti stanno bene. Non ti stanno bene. O da una connessione, da una relazione, vedo un allontanamento. Il 6 di spade mi dice che stai meditando, nonostante ci sono un po' di paura a lasciare quella zona conosciuta, anche se non ti sta nutrendo in questo momento, però vedo un allontanamento con il 6 di spade. Sai perché c'è un allontanamento? Perché laddove ci sono delle situazioni che non ti nutrono più, seppur ti hanno nutrito, facendo fluire le tue emozioni, confrontandoti con le tue emozioni veramente, andando in contatto con il tuo cuore, ti dice di prenderti un tempo di allontanamento fisico da qualcuno o da alcuni pensieri che ti possono imprigionare un po'. Cosa viene dopo il 6 di spade? Infatti il paggio di spade. Sì, prendi questa decisione di allontanarti da una situazione che ti ha creato o ti sta creando dolore emotivo, però allo stesso tempo ti sta dando una lucidità di pensiero. Cavallo di spade, ci sono delle tensioni qua da cui ti allontani. Vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi. Anche dei segreti rivelati, Vediamo la regina di coppe al centro. 8 di denari. Vedo che stai attendendo l'amore, stai in contatto con il tuo cuore, lavorando soprattutto facendo funzionare le tue emozioni più che la mente. Molti di voi si stanno dedicando al lavoro, minuziosamente a ciò che ti appassiona, vedi il sole, ha dei figli, a far funzionare le cose. Guarda, ti dico una cosa, se per alcuni di voi sta andando tutto bene in una relazione ufficiale, ci possono essere un po' di intoppi qua. Ci sono delle cose non dette, qualcuno mette dei limiti che non vuole esprimersi, non vuole lasciarsi andare. Cosa fai tu? Ti allontani e stai a guardare e vedo che questa persona fa un contraccolpo, cioè reaziona a te in positivo, venendoti a dichiarare qualcosa. Questo per alcuni di voi, 3 di spade al positivo. 7 di coppe. Si aprono delle nuove possibilità per te qua. Si aprono delle nuove possibilità perché hai pacificato un dolore del passato. Alcuni di voi vengono a sapere qualcosa di qualcuno, ma questo è un bene per te. Magari venite a sapere che c'è una terza persona. Questo è un bene per te, mi dicono. Alcune di voi, 8 di coppe. Cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe qua è una persona che fa fatica a lasciarsi andare all'amore, vedi la luna, fa fatica a fare un invito o fa fatica a lasciarsi andare con un'altra persona e puoi essere tu, o questa persona fa fatica a darti amore, a lasciare il conosciuto. Vediamo questo 4 di bastoni, vedi la luna. Alcuni di voi stanno meditando sul fatto che ci possono essere delle paure inconsce legate a una stabilità con qualcuno. Il Papa, Re di denari, qua vedo una persona impegnata a livello, può essere il tuo compagno, la tua compagna, sulle sue responsabilità, però tu puoi avere dei dubbi rispetto a questa persona se ti dà amore oppure no. Mi spiego, ti puoi sentire 8 di spade un po' bloccata, un po' bloccato, o questa persona è impegnata, quindi non lascia la zona comfort e tu stacchi definitivamente. Vediamo 7 di bastoni, 2 di spade.
Preferisci mettere dei limiti o dare un ultimatum per alcuni di voi? La luna? Cavaliere di spade, perché ci sono dei segreti inespressi, qualcosa che agita dentro di te, qualcosa che vuoi sapere, segreti inespressi. 6 di spade, il 5 di denari, ti allontani da una situazione che non ti dà ciò che meriti. Paggio di spade, regina di denari, eccola qua, l'avevamo qua già, stando a vedere cosa accade dopo che fai questa cosa o dai un ultimatum o ti allontani. Cavaliere di spade, 9 di bastoni, metti un po' le difese alte. 4 di denari, ti chiudi un po'. Per molti di voi date un ultimatum a una persona perché avete dei sospetti rispetto a qualcosa. Appena vi allontanate, questa persona vi comunica, vi parla. Appena mettete dei limiti, nonostante i vostri dubbi, questa persona vi parla, però voi ve la prendete con calma. Oppure voi vi allontanate da una situazione qua, a livello anche di pensiero emozionale, aprendovi al nuovo, a diverse possibilità. Ci sono delle possibilità, come ti avevo detto anche nel fondo mazzo, però in questa settimana o in questi giorni io vedo soprattutto che tu te la prendi con calma, vedendo un po' quello che ti accade intorno a te, soprattutto dando amore a te stessa laddove non ne hai ricevuto fuori. Questo vedo. Sì. Ci sono anche delle persone qua che hanno delle responsabilità, c'è questo non detto, hanno delle compagni ufficiali, del non detto vedo qui. Fammi vedere ancora sul 3 di spade. 4 di bastoni. Infatti qua io vedo che, vedi 7 di bastoni di nuovo. Per molti di voi al vostro positivo c'è un limite che mettete a qualcuno e questo mi dicono che è un bene affinché tu possa prenderti cura di te. Cioè è una grande presa di posizione tua qua, Vediamo un po' cosa dice l'ultima carta dei Rider-Waite. 10 di bastoni, qua vedo molta stanchezza, delle situazioni troppo stressanti, vedo, che giungono comunque al termine perché il 10 di bastoni è un 10, c'è una fine, no? Qua sotto c'è un paggio di coppe, c'è l'apertura alla possibilità al nuovo o a una riconciliazione, però vedo soprattutto si aprono delle possibilità, incontri nuovi, nonostante tu possa covare ancora dentro delle resistenze rispetto a un incontro nuovo. Fammi vedere una cosa. Sulla regina di denari. Asso di spade. Qua vedo comunicazioni. Comunicazioni che tagliano, che sono nette, che hanno una chiarezza mentale, soprattutto da parte tua. Sì. Questi sono giorni di netta chiarezza mentale e emozionale per te, che portano alla fine di una certa pesantezza che ti stai portando dentro. Vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei l'amore cosa ti dice, o la persona, insomma, vediamo. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sono sempre accanto a te, c'è qualcuno con il quale metti dei limiti che è sempre accanto a te però, Vediamo ancora. Questa è una persona che ti stupirà, l'amore ti stupirà, ti dice, io ti stupirò. Però è importante che tu faccia chiarezza nel tuo cuore in questi giorni. Ti sto manifestando, c'è una persona che vuole manifestare un incontro con te e farà qualcosa che ti stupirà. Magari nei prossimi giorni, perché qua vedo un'elaborazione molto forte affinché il tuo essere si chiarisca e tu possa manifestare fuori anche questa chiarezza, mi spiego? Vediamo cosa ti dicono i Sefirion. Fino a questo momento abbiamo i segni del Cancro, Pesci, Scorpione, Toro, Vergine, Capricorno. E questi sono i segni principali. Ma al di là del segno questa è l'energia. Miracolo,
Ci sarà un miracolo, un intervento divino, sostegno, pietas, risalita, ci sarà una risalita da questa situazione. Confida nell'amore perché ci sarà una risalita da questa situazione emozionale, ok? Vediamo adesso cosa ti dice queste. Sì, qualcuno esprimerà il suo amore verso di te, esprimi il tuo amore. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa e qua ci sono delle questioni da risolvere e qua lo vedevamo, però dicono di pensare con entusiasmo, con ottimismo perché c'è un miracolo che è proprio quando meno te l'aspetti, ok? Vediamo cos'altro. Agisci subito, qualcuno agirà. C'è un nuovo inizio qui, si apre, si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. E ti dicono smettila di rimandare, no? Magari stai tergiversando su una decisione che volevi prendere, no? La regina dei denari cosa ci insegna? Prenditi cura di te, non farti carico di responsabilità non tue. Qua io ti vedo fluire bene alle tue emozioni, va bene? Agisci subito in tal senso, ok? E poi qua unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo o un compromesso, sì, troverai un accordo con te stessa qui, o con te stesso, che ha a che fare con una certa risalita emozionale. Ti confronterai con la proiezione dell'altro affinché si possa avere una risalita emozionale. Vedi amore respinto, qua sei tu che respingi qualcuno, guarda come si parlano le carte poi, sei tu che respingi qualcuno qui. E poi amore incipiente, e poi qua vedo due persone che corrono l'uno verso l'altra per abbracciarsi, ok? Vediamo ancora cosa ti dice quest'altra, questi altri oracoli. Le parche, il destino c'è qua. Caos e contrasto lo vedevamo anche qui, però il vento cambia direzione verso dove? Verso una rigenerazione dove ci vuole però coraggio e pazienza per crearsi, quindi mi confermano praticamente il succo della lettura che abbiamo fatto. Le parche sono il destino, anche ciò che viene tagliato per destino affinché il nuovo possa nascere. Il caos e contrasto te l'ho letto prima, no? Qualcosa che si sgretola per dare vita al nuovo. Subito dopo cosa accade? Il vento cambia direzione e ho chiesto in favore di cosa? In una rigenerazione, cioè le foglioline nuove che spuntano nonostante ci sia ancora la lava. Quindi è una settimana in cui si prende questa decisione di curarsi di se stessi per dare poi riscontro a questo nuovo inizio con una te rigenerata o rigenerato, perché avviene un miracolo, una risalita che ha a che fare con questo amore incipiente, magari non nei prossimi 5-7 giorni, 10-15 giorni, ok? Ma ti dicono di pensare con ottimismo, con entusiasmo, perché tutto ciò che arriva ha un fine, ricordiamo, ragazze mie e ragazzi. Tutto ciò che arriva ha come unico scopo quello di renderti libera o libero dalle tue paure, resistenze e attaccamenti. E qua vedo che ti liberi prendendoti cura delle tue necessità di te stessa, di pesi che non erano tuoi, sensi di colpo, sensi di situazioni, no, che non ti stanno più bene fondamentalmente o non ti stanno bene e decidi di allontanarti fisicamente da una situazione per avere il quadro, per prendere le misure, mi spiego? Ok. Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!